Ciao a tutti! Oggi una ricetta più leggera, delle crêpe che sono buonissime lo stesso, quindi elastiche e tutto, però senza uova e senza latte. Per chi è intollerante a questi alimenti sono perfette, ma anche a chi vuole rimanere un po' più leggero, va benissimo in ogni caso. Prepariamole insieme. Iniziamo! Occorrono 200 g di farina. Puoi usare qualsiasi tipo di farina, io oggi sto usando farina tipo 1, quindi un po' meno raffinata, ma va bene la 0, 00, e poi 350 ml di acqua, un po' di sale e un cucchiaio di olio. Io d'oliva, ma va bene anche di semi, quindi solo questo. E se vuoi puoi aromatizzarle o con prezzemolo, basilico, altre spezie. Iniziamo dalla farina. 200 g di farina tipo 1, aggiungo il sale, mezzo cucchiaino, ed entriamo con l'acqua, 350 ml di acqua, pian piano, in modo che non si formino dei grumi. E il resto dell'acqua. Così, messa piano piano l'acqua, non si formeranno i grumi. E voilà, liscia liscia. Ora aggiungiamo il cucchiaio di olio. Io preferisco olio d'oliva extravergine, un cucchiaio. Io aggiungo anche un po' di prezzemolo per dare un tocco di colore. Selezioniamo le foglioline senza i gambi. Più sottile possibile. Facciamo riposare per 15 minuti, 20, mettiamo un piatto, a dopo. Intanto prepariamo il ripieno di ricotta, prosciutto cotto e mozzarella. Puoi farlo comunque con ricotta e spinaci, con la carne, come preferisci. Come fai i cannelloni puoi fare tranquillamente anche questo. Tagliamo un etto di prosciutto. E 100 g di mozzarella, ricotta, prosciutto, la mozzarella, pepe, pizzico di sale, ma proprio poco poco, che già la ricotta è saporita, quindi poco. E prezzemolo. Un paio di cucchiai di grana grattugiato o formaggio parmigiano.
ripieno pronto. Padella antiaderente. Qui un filo d'olio o di burro, lo tamponiamo con la carta. Prendiamo un mestolo e lo versiamo, facendo girare la padella. Stacchiamo leggermente i bordi più sottili, proviamo, è staccata, sì, quindi possiamo girarla. Voilà. La prima è pronta. Passo la carta di prima, ma non ce n'è neanche bisogno perché è già abbastanza unta. Un mestolo. Se la pastella dovesse risultare un po' più densa alla fine, perché magari all'inizio viene presa più liquida, aggiungiamo un po' di acqua, in modo da farle venire sempre belle sottili, altrimenti verrebbero spesse. E voilà, con queste dose otteniamo 8 crespelle, che sono morbidissime, elastiche, proprio come quelle normali, diciamo, che facciamo solitamente. Se vuoi vedere la ricetta classica delle crespelle, guarda nel primo commento o in descrizione, troverai tutto. Si possono arrotolare, piegare a 4, insomma, puoi piegarle come meglio credi. Io però le faccio tipo cannelloni, quindi le metto su un tagliere e le farcisco abbondantemente. Belle ripiene. Chiudo prima i due lati e poi arrotolo, così semplicemente, così verranno chiuse da tutti i lati e non fuoriuscirà il ripieno. E facciamo così tutti. Mettiamo la parte più bella a vista, naturalmente. Prepariamo ora la besciamella, leggera sempre. Io uso il latte senza lattosio scremato per mantenere la ricetta leggera, diciamo. 300 ml di latte senza lattosio, 25 g di farina e 25 g di olio o burro se preferisci. Farina e l'olio. Giriamo a formare il pastello, mettiamo il latte pian piano, così evitiamo di formare i grumi. Pizzico di noce moscata, proprio un pizzico, e un po' di pepe nero, poco poco.
un pizzico di sale, e facciamo addensare. Besciamella pronta. Assembliamo. Quindi sulla base mettiamo un po' di olio e un po' di besciamella. Sistemiamo sopra i cannelloni, le crepe. Con la chiusura sotto. Con queste dosi ne vengono 8 grandi. Se li fai più piccoli ne verranno di più. Quindi metto un po' di olio fra uno e l'altro in modo che rimarranno un po' più staccati. La besciamella sopra. Se non vuoi fare la besciamella puoi mettere anche del sugo di pomodoro semplice, va benissimo. E formaggio sopra grattugiato, tipo sempre parmigiano. E inforniamo a 180 gradi statico o ventilato 15-20 minuti massimo e sono pronti. A dopo. Ed eccoli pronti, ben gratinati come piacciono a me. Ora li assaggiamo, anzi li assaggio. Sono bollentissimi, come vedi. Così la mozzarella all'interno sarà filante. Questa non è la mia porzione. La mia porzione è questa. Bollenti bollenti, buonissimi, mamma mia, delicati e buoni. Rifateli. Ciao ciao, alla prossima, baci baci.